Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel canale di Mimmo Refriger. Allora ragazzi, qui abbiamo una scheda inverte di un climatizzatore e di cui oggi andremo a vedere i codici di errore. Allora, molto spesso nel manuale non ci sono scritti o si perde il manuale dei codici di errore oppure su internet non si riesce a trovare. Bene, e allora in questo video possiamo, possiamo fare in modo che possiamo risalire all'errore sui LED che riporta la scheda esterna. Ok? Quindi andiamo, questa è la comunicazione, andiamo a staccare la comunicazione e vediamo quale errore dà. Accendiamo. Qui ci sono due LED e qui ci sono altri tre LED. Andiamo a spegnere la luce così abbiamo il ventilatore. Non dovrebbe entrare il ventilatore perché comunque la prima cosa è la comunicazione che va come dire, va in sequenza: comunicazione, ventilatore e compressore. Solitamente funziona così. Quindi se non c'è comunicazione non dovrebbe entrare né ventilatore né compressore. Allora, ho fermato il tempo per qualche minuto, giusto per vedere se si accendevano questi LED, però non si sono accesi. Quindi, errore di comunicazione, lampeggiano questi due LED. eh? Ok? Quindi andiamo, vediamo se si vede da sotto. In realtà di qua si vede che lampeggiano tutte e due, ma in realtà lampeggia solo uno. Allora, avete visto cosa ha fatto? Quindi è andato tutto in blocco, eh? Questa è la sequenza della ehm, è la sequenza cosa succede se viene a mancare la comunicazione, ok? Quindi adesso rimettiamo la comunicazione e togliamo una sonda. Staccando la sonda di temperatura ambiente, questa gialla, sonda temperatura ambiente, i due LED, i primi due, vista così la scheda, da questo lato, i primi due partendo dal cristallo, questo qua in argento, primo e secondo acceso e terzo spento. Quindi i primi due rimangono accesi e terzo spento. Ok? Errore di sonda, temperatura ambiente esterna. Ok? Quindi passiamo all'altra sonda. Ok, adesso staccando l'altra sonda, che sarebbe questa in nero,
dovrebbe essere la sonda del refrigerante. La sonda del refrigerante LED 1, sempre partendo dal cristallo quarzo, questo è un cristallo quarzo, LED 1 acceso, LED 2 spento, LED 3 acceso. Qui non si vede bene, ma il LED centrale è spento, ok? Forse così si nota meglio. Ok, perfetto. Adesso, staccando la sonda, questa bianca, con il connettore bianco, e la sonda di scarico che si trova, è una sonda che si trova all'uscita del compressore. Quindi la sonda di scarico si accende solo il LED 1, ok? LED 2 e LED 3 spenti. Come potete vedere c'è anche scritto LED 1. Messo meglio a fuoco si vede LED 1, LED 2 e LED 3, ok? Adesso, staccando il connettore in rosso, che sarebbe la protezione sul compressore, come vedete è partito il ventilatore, partito il ventilatore, ma non parte il compressore, ok? Quindi staccando le sonde non parte neanche il ventilatore. Questo è l'errore che dà. Due LED accesi, LED 1 e LED 2 acceso, LED 3 piscando, lampeggiando, ok? Quindi se vado a mettere adesso il connettore dovrebbe partire il compressore. Partito il compressore, ok? Ok, andiamo a spegnere e passiamo al prossimo errore. Allora, adesso ho staccato una fase al compressore, quindi dovrebbe dare errore di compressore. Quindi ventilatore entrato, cerca di partire anche il compressore, come sentite il rumore, è andato, si è bloccato il compressore, vediamo se dà qualche errore. Allora, LED 1 acceso, LED 2 spento, anche se si vede, non si vede bene, vediamo così, eccole qua, così si vede meglio. LED 1 acceso, LED 2 spento, LED 3 acceso, quindi in pratica LED 1 e LED 3 in realtà stanno lampeggiando, ok? Non sono fissi, e LED 2 è spento. Ripeto, LED 1 a partire sempre dal cristallo in quarzo. Ok, questo è errore di compressore o da IPM. Passiamo all'errore di ventilazione. Allora, togliendo il cavetto positivo della 300 volts, il compressore parte, la ventola no, perché giustamente gli manca la 300 volts, è partito il compressore. Ok, si è spento, è andato in errore, ok? Questo è l'errore. Allora, LED 1 lampeggia,
LED 2 e LED 3 sono fissi, ok? Andiamoli a vedere così. Allora, no, mi sono sbagliato. LED 1 lampeggia, LED 2 anche. Ha ingannato anche me, eh? LED 1 lampeggia, LED 2 anche, LED 3 è fisso, ok ragazzi? Ok, errore di ventilazione 300 volts. Allora, questa volta abbiamo staccato la 15 volts, compressore sempre che parte, e andiamo a vedere quale LED si riferisce l'errore. Allora, a quanto pare è sempre lo stesso errore, Quindi LED 3 è fisso, LED 2 e LED 1 lampeggiano, ok? Sempre lo stesso errore. Errore fan. Allora, per quanto riguarda il feedback del ventilatore, il ventilatore parte, ok? Anche il compressore, feedback staccato, Feedback del ventilatore. Ventilatore si è bloccato, compressore anche, e andiamo a vedere l'errore, è sempre lo stesso, ok? LED 3 acceso, LED 2 e LED 1 che lampeggiano. Allora, la differenza dove sta? Perché la differenza sta che il ventilatore è partito mentre prima con sia la 300 volts che sia la 15 volts che il controllo di velocità non ve l'ho fatto vedere nel video ma io l'ho provato, tanto l'errore è sempre quello. Il ventilatore in entrambi i casi non parte, parte il compressore e poi si blocca. La differenza è che con il feedback parte ventilatore, compressore, ma dopo un po' va tutto in blocco, ok? Questo è l'errore. I primi due LED che lampeggiano, il terzo LED è fisso, ok ragazzi? Bene ragazzi, vi ho fatto vedere un po' ehm, di tutto, diciamo per quanto riguarda i tipi di errore, i LED che si accendono, adesso sta in funzione correttamente, quindi aspettiamo, vediamo la sequenza come si avvia correttamente. Partito il ventilatore, i tre LED che lampeggiano, parte il compressore, ok? Questa è la sequenza normale, senza alcun errore, eh? Allora ragazzi, dicevo, vi ho fatto vedere per quanto riguarda tutti gli errori, andiamo a spegnere così. Per quanto riguarda tutti gli errori, dalla comunicazione agli errori delle sonde, protezione compressore, ventilatore, compressore e IPM, problema di compressore IPM, dall'errore sempre LED, fate riferimento sempre ai LED, come dico sempre. Poi abbiamo per quanto riguarda la scheda, se non si accendono i LED bisogna andare a vedere sul secondario, ok, dal oscillatore che va a switchare sul ehm, ehm, come caspita si chiama qua il trasformatore switching. Allora va a switchare, ogni tanto mi perdo. Va a switchare sul trasformatore switching e quindi di conseguenza dà la bassa tensione, e quindi andiamo a vedere la bassa tensione dove c'è dissipatore. Poi abbiamo l'alta potenza, abbiamo il ponte diodo, poi abbiamo l'IGBT e l'IPM che è sotto qui in pratica. Quindi abbiamo il nostro IPM, modulo di potenza intelligente, che va poi a
girare sul compressore. E niente ragazzi, questo è tutto. Mi raccomando, andate sempre a vedere, non chiedetemi nei commenti cose di cui già ho fatto i video, soprattutto sui simulatori ragazzi, perché ho fatto i video di tutti i simulatori. Quindi andate a vedere in playlist, nella playlist andate nel canale, sopra in alto trovate playlist, entrate nella playlist, cartella test componenti e comunicazione, troverete tutti i simulatori che ho fatto nei video, ok? Perché non posso stare giornate intere a darvi supporto. Quindi andatevi a vedere i video, ragazzi. Ok? Niente, da Mimmo Refriger, questo è tutto e ci vediamo al prossimo video.